Ragazzi, nuovo appuntamento con i livelli perduti di The Last of Us Parte 2 Remastered per approfondire Fogne di Seattle. Allora, nel video precedente abbiamo visto la festa di Jackson, vi invito a recuperarlo perché è stato veramente una chiacchierata interessante alla luce di quello che poi abbiamo visto. Oggi spero lo sia altrettanto questo secondo video, in attesa del terzo che sarà appunto la caccia che magari vedremo nelle prossime ore. Spero di proporveli tutti e tre uno appresso all'altro. Per cui andiamo con Fogna di Seattle. Ellie finisce nella rete fognaria di Seattle. Questo livello, vabbè, vi faccio la solita premessa. Si tratta di contenuti tagliati, esclusivi di questa versione rimasterizzata, che ci vogliono far vedere qualcosa di quello che è stato lo sviluppo di The Last of Us Parte 2 attraverso dei contenuti che sono stati rimossi dalla versione finale. Per cui, diciamo, uno sguardo inedito a certe situazioni, a certi contesti, a certi personaggi. In questo caso, appunto, Ellie. Andiamo a vedere. Come sempre facciamo il video introduttivo col commento, così ci vediamo anche qualche dettaglio in più. Speriamo. Il primo mi era piaciuto tantissimo anche per il discorso proprio che ne è derivato. Spero che questa volta succeda lo stesso. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Sono curiosissimo. Lasciami andare! Certo che sentite dire che l'hanno rimossa per questioni di ritmo. Ok. Mi sembra un po' paradossale, no? Che devo fare? Ok. Odio Seattle. Ok. Dove diavolo sono? Ok. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Io trovo che queste cose siano anche preziosissime per chi vuole fare il game designer o chi lo sta facendo, che comunque hai un'aggiunta e dei punti di vista da parte di sviluppatori insomma, di rilievo. Quindi qua ci si attacca. Benissimo. Ok. Ok. E dobbiamo arrivare dall'altra parte. Adesso c'è un'altra uscita.
Cioè in pratica tradotto vi facciamo rosicare, ecco. Vi avremmo fatto rosicare qua. This level, internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. E dunque, ricordi logica, io devo arrivare là. Sì. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Vedete però questa cosa quanto è particolare e quanto effettivamente la ritroviamo in tanti altri giochi. Cioè un vicolo cieco a volte non è altro che un modo per direzionarci nella direzione giusta. E lo si dà per scontato, ma tante volte quando io vi parlo anche di della qualità di un level design in relazione alla tua capacità di capire inconsciamente qual è la direzione giusta da percorrere, mi riferisco anche a questo tipo di scelte qui. Cioè, un bravo sviluppatore è quello che non ti fa mai sentire realmente perduto o comunque mai realmente nella condizione di dire ma dove vado, non sto capendo dove andare. Se invece tutto ti viene naturale vuol dire che c'è un lavoro enorme di questo tipo dietro. Che vedete, danno una continuità a queste cose, a tanti discorsi che facciamo, che è meravigliosa. Vabbè, io non so perché sto raccogliendo tutta sta roba, ma è la cosa compulsiva. Compulsiva, Tiratemi compulsiva, fuori da qui. Ah, Throughout the rest of the level, we also used light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we blocked the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. su, devo uscire. Devo We continuare a added a salire. tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Comunque, così come l'altra sequenza che abbiamo provato nel precedente video, è un peccato che l'abbiano tolta questa. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to manoeuvre in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Cazzo. Ok. Non perdere la testa, Ellie.
In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. E anche queste cose sono intriganti perché ti fanno capire che effettivamente a volte basta poco per dare un senso di freschezza anche a sequenze che comunque condividono le stesse meccaniche, no? Cioè, queste cose ci fanno capire quanto non ci sia mai niente di realmente scontato in un prodotto e quanta cura ci sia magari dietro a cose che diamo per banali, no? Fanculo, universo. Non voglio morire in questo posto di merda. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centrepiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Maledizione. Avete fatto caso a quante cose sono state magari rielaborate per essere poi inserite in un altro momento dell'avventura? Tanti contenuti tagliati magari riprendono vita in altri momenti. Mamma mia. Non adesso? Mamma mia. Fighissima sta parte. Ah, merda! Ah! Qua si notano già delle cose molto più grezze rispetto alla prima parte, eh. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Che parte andiamo? Qua non abbiamo...
Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the Scars for the first time. Allora, devo dire, non mi è dispiaciuta questa parte, però mi è piaciuta meno, nel senso l'ho trovata meno essenziale di quanto non sarebbe stata, secondo me, Festa di Jackson. Quella l'avrei tanto voluta nella versione finale e credo che avrebbe arricchito la versione finale. Questa capisco che effettivamente avesse un peso più marginale e comprendo con molta più chiarezza e per quel poco che può valere condivido anche la scelta di ometterla perché effettivamente avrebbe semplicemente rafforzato delle emozioni che comunque abbiamo vissuto in ogni caso senza alcuna reale rilevante aggiunta a quello che appunto già conosciamo e già abbiamo avuto modo di vedere. Però ho trovato alcune riflessioni del team molto intriganti e ci hanno dato anche una visione un po' più sfaccettata di alcune scelte di design. Cioè, veramente, ripeto, sono contenuti magari, immagino, visto che sto registrando con largo anticipo rispetto a quando poi effettivamente li vedrete, che non saranno contenuti di gran popolarità, di grandi numeri, però ci tenevo tantissimo a farli e ci terrò tanto a pubblicarli proprio perché per il tipo di percorso che stiamo facendo qui sul canale a livello di approfondimenti e cose varie, credo che siano contenuti preziosissimi anche nel caso in cui doveste vederli in 1000. Per cui, prossima volta ci vediamo alla caccia. Fermo restando che comunque, ripeto quanto detto in passato, 3 sono troppo pochi, ne avrei voluti 10 e pagherei per vederli anche altrove. Cioè io nel caso specifico vorrei vedere un contenuto così su Uncharted, vorrei vedere un contenuto così su God of War, assolutamente su God of War, e anche su quelle che sono le altre produzioni non per forza esclusive di Sony. Mi piacerebbe che ci fosse qualcosa di simile, cioè fateci giocare i contenuti tagliati, fateci sapere e scoprire qualche dettaglio in più sullo sviluppo, ma in questo modo è molto più stimolante, molto più coinvolgente. Anche l'utente medio che solitamente non si interessa di game design potrebbe imparare qualcosa perché è più stimolato attraverso l'interazione diretta rispetto al filmatino che magari alcuni si guardano, io in primis, ma mi rendo conto che non è il modo migliore per veicolare certe informazioni. Questo cavolo lo è tantissimo, per cui speriamo che sia insomma di ispirazione anche per qualche altro team di sviluppo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima con la caccia e ovviamente aspetto i commenti.